fin dall'infanzia ci educano dicendo la guerra è brutta, la guerra è orribile, è una cosa schifosa. E poi, questo fin dall'infanzia, un povero bambino, gli si dice fin dall'infanzia, va a catechismo, quelli che ancora ci vanno sono pochissimi, o va in moschea, gli dicono la guerra è brutta, la guerra è schifosa, la guerra è brutta. E poi il bambino studia la storia e gli arriva un malloppone di libro così, ma molto più grosso del Verbo, qui di Mario Draghi, ma è una roba enorme, con una lista infinita di guerre. E il bambino, che è tutto fuorché cretino, va dai genitori e gli dice: Papà, mamma, ma perché gli uomini fanno la guerra? E mi sembra logico. In verità la domanda dovrebbe essere capovolta. Un grande filosofo, Immanuel Kant, nato in quella che è l'odierna Kaliningrad, buonanotte, e che è? Kaliningrad, non lo so. Benito, Kalina, non la riesco a pronunciare. Ci siamo capiti. Kaliningrad, mi ci sono arrivato. È il corso di romagnolo. Parteciperò anch'io, chiaramente. Sarò un docente. Anzi, se i cari amici possono invitarmi a questo corso come professore di romagnolo base, io sono anche disposto. Basta che mi facciano uno squillo, io vengo. Vengo, non mi tiro indietro, ci mancherebbe altro. Per la Romagna questo ed altro. No, stavo dicendo, un grande filosofo, Immanuel Kant, ha scritto un libro nel 1792. Questo libro si chiama Per la pace perpetua. L'unico libro che io conosco dedicato esclusivamente alla pace, e non solo, dedicato all'Europa, alla pace in Europa. E Kant, in questo libro, che io conosco molto bene, ma non voglio annoiarvi, dice che è impossibile che l'Europa diventi uno Stato federale, per come è fatta l'Europa, per le sue nazionalità. E l'intestazione di questo libro fa un'analisi su quella che è la guerra. Dice Kant, non lo dico io, non lo dice Winston, non lo dice Ernesto, non lo dice Margherita, che ci aiuta la regia, che le nazioni, in uno stato brado, come attratte dalla gravità, utilizzano normalmente la guerra per risolvere i loro dissidi, ovvero la guerra è lo stato naturale delle cose, ovvero l'eccidio, anche il genocidio, in verità non sarebbe un'eccezione, ma lo stato di natura. E che la pace invece richiede uno sforzo culturale, uno sforzo diplomatico, anche uno sforzo militare. E quindi la domanda non è perché gli uomini fanno la guerra, ma la domanda giusta è perché gli uomini fanno la pace. Perché la pace è l'eccezione e qui in Europa, non dimentichiamolo, abbiamo vissuto 75, senti più di 75, no? Adesso, sì, 70, no, non importa. Abbiamo vissuto fin dal 1945, forse la Serbia è un'eccezione ma non importa, e forse l'Ucraina è la grande eccezione, ma ne parleremo anche dopo di questo. Un periodo di relativa pace, sicuramente nella nostra grande Italia non ci sono stati conflitti, assolutamente. E ciò è buono, ma ciò richiede uno sforzo. Ricordate, la domanda è non perché gli uomini fanno la guerra, ma perché gli uomini fanno la pace. E perché gli uomini fanno la pace? Lo diremo dopo la pubblicità. Ma prima, stacchetto pubblicitario! Vai Ernesto!